Ciao a tutti e bentornati nel canale. Nel video di oggi volevo continuare un po' il discorso iniziato durante la mia video recensione del Diavola Pro, dove abbiamo evidenziato sì dei benefici ma anche vari difetti. Primo tra tutti il lunghissimo tempo di raggiungimento e di recupero della temperatura, quindi avevo ipotizzato diverse possibilità per recuperare e velocizzare questo riscaldamento, ad esempio rimozione o miglioramento del piatto inox, anche se in quel caso ci sarebbero comunque dei benefici minimi. Poi la sostituzione della resistenza superiore con una più idonea, almeno da 1500 o 1600 watt, ed inoltre mi ero ripromesso di testare le temperature con un biscotto più sottile. Ed ecco quindi nel video di oggi utilizzerò come esempio il biscotto Fiesoli da 1,1 cm che utilizzo tuttora nel mio Spice Caliente modificato e lo compareremo con il biscotto originale del Diavola Pro. Ovviamente a causa della ridotta dimensione dello Spice Caliente avremo un diametro della pietra di 31,7 cm, quindi più piccolo sicuramente dei 34 del Diavola Pro. Vediamo anche il ridotto spessore della pietra Fiesoli da 1,1 cm contro i 2 cm del biscotto Sorrento del Diavola Pro, e per un test che comunque dovrebbe farci capire se otteniamo meno dei benefici. La rimozione del biscotto del Diavola Pro è semplicissima perché non dobbiamo smontare niente, mentre per lo Spice Caliente dobbiamo prima rimuovere il blocco in acciaio inox della pietra e poi posso mettere quindi la Fiesoli all'interno del Diavola Pro. Attivo quindi come al solito entrambe le resistenze nonché anche il boost ed avvio il timer. Già vediamo che non ci sono grosse differenze fra le due pietre monitorando il termometro sulla calotta del fornetto. A 20 minuti siamo sempre sui 400 gradi, a 40 arriviamo a 450 gradi e dopo un'ora otteniamo più o meno la stessa temperatura con entrambe le pietre. Non ho testato per ogni step con pirometro, altrimenti avremmo allungato a dismisura il riscaldamento e poi alla fine quello che interessa a tutti è solo il valore finale dopo massimo un'ora di riscaldamento. Comunque calcolate più o meno uno scarto di circa 20 gradi tra pirometro su pietra e termometro cupola. Come vedete in entrambi i casi, con il termometro che segna 450 gradi, abbiamo una differenza con pirometro molto simile tra le due pietre. Il recupero tra una pizza e l'altra con Fiesoli è pressoché uguale alla pietra originale, passando da 400 a 450 gradi in circa 10 minuti. Non ho testato i 500 gradi perché, come abbiamo visto nella mia video recensione, bisogna attendere circa 20 o addirittura 30 minuti per passare da 400 a 500 gradi. Come test veloce ho fatto un diretto 8 ore al 70% di idratazione, la cottura avviene come sempre in circa 90 secondi e ci manteniamo con un termometro nella cupola intorno ai 450 gradi. Come vediamo quindi con impasti dal 70% di idratazione in su si ottengono risultati soddisfacenti, ovviamente lontani da F1 o dal caliente modificato che vedete in questo canale. Ma comunque possiamo confermare quello che dicevo nella mia recensione. È un fornetto indicato per cotture da 400 o 450 gradi massimo, quindi per napoletana contemporanea o comunque per impasti idratati tra il 70 e l'80% di idratazione circa, mentre confermo che è inadeguato per la cottura delle pizze veraci napoletane, quindi parliamo di cottura tra i 50 e i 60 secondi e di un'idratazione massima del 63%, inadatto appunto per via dei lunghissimi tempi di riscaldamento e recupero, poiché bisogna arrivare a 500 gradi ed oltre, e per quello ovviamente sarà necessario sostituire la resistenza superiore con una più adeguata. E questo è tutto per oggi, mi raccomando lasciami un like e iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video e rimani sintonizzato per altri video nel canale.